e benvenuti a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi andremo a realizzare questa bellissima baguette appunto basso in costa e adesso vediamo nel dettaglio quello che ci occorre per poterla realizzare. Il progetto di oggi andremo ad utilizzare il cordino Glitch, che è sempre Borgo dei Pazzi, e troverete un kit già pronto per realizzare questa baguette. Lo trovate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30% dal 10 aprile fino al 14 aprile compreso. Basta inserire questo codice che vedete scritto. Quindi mi raccomando, occhio alle date. All'interno trovate 2 rocche del Glitch, un manico sempre realizzato con lo stesso cordino e un moschettone e un ponticello, perché poi vi farò vedere in base a come verrà montato. Può essere portato a spalla, quindi in doppio, oppure a monomanico a tracolla, ed infine una chiusura a cartella. L'uncinetto che andrò ad utilizzare è il numero 8, ma per questo cordino anche il 9 o il 10 andrà benissimo, quindi possiamo iniziare con la spiegazione. Per iniziare la nostra baguette ci servono 31 catenelle che io ho già realizzato. E poi cosa facciamo? Torniamo indietro a punto basso, in questo modo. E così avremo 30 maglie basse. Quindi procediamo in questa maniera fino alla fine della riga, vedete? E ci rivediamo per vedere come procedere col giro successivo. Eseguite tutte le 30 maglie basse. Adesso catenella, voltiamo il lavoro e da questo giro in poi faremo punto basso in costa per tutta la lavorazione. Quindi, come al solito, anziché prendere tutte e due le asoline, prendiamo quella esterna. Quindi questo sarà il nostro punto, quindi un punto molto semplice per la nostra baguette, ma in costa, che gli darà un po' di movimento. In questo modo. Nessun aumento, quindi sempre 30 maglie. E vi farò vedere, comunque arriviamo a questo punto, vi faccio vedere l'inizio di un altro giro. Completata anche questa riga, nuovamente la catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo con le nostre 30 maglie basse in costa, in questo modo. È un punto semplicissimo, ma lavorato in costa, appunto, come dicevo prima, gli dà un po' di movimento. Vedete, già si inizia a intravedere come sarà appunto la nostra lavorazione. Adesso dobbiamo quindi andare a creare tutto questo pannello, che sarà lungo 55 cm circa. Io ovviamente poi dopo vi darò la misura esatta e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho eseguito quindi tutto il corpo borsa, che al momento misura 52 cm. Quindi tutta questa parte. Tenete presente che poi diventerà 54, perché ancora dobbiamo creare tutto il giro, tutto il contorno di giro di punto basso, non appena completiamo anche i laterali. Quindi io già un laterale l'ho già realizzato e vi spiego anche come. Allora, io ho staccato 14 cm, quindi il laterale è venuto 14, perché poi noi dobbiamo fare questo. Questo sarà il nostro laterale, così vi faccio vedere un po' da dove sono partita come misure, e poi questa sarà quindi la parte che va a chiudere, perché più o meno poi la borsa verrà in questa maniera. Quindi io cosa faccio? In corrispondenza di questo laterale già eseguito, ho preso le misure per essere uguale, quindi sia sotto che sopra. Riprendiamo il cordino, facciamo il cappiettino e adesso praticamente dentro questo spazio, quindi partendo da qui, vado a creare 6 punti bassi. Nel frattempo la codina ce la lavoriamo.
quindi e i punti bassi saranno in corrispondenza delle righe sottostanti. Quindi siamo a 3, 4, 5 e 6. Cosa facciamo adesso? Catenella ed eseguiamo il laterale esattamente come abbiamo eseguito il corpo borsa, quindi sempre punto basso in costa. Quindi il secondo giro in costa come tutti gli altri giri che faremo per un totale di 14 centimetri. In questo modo. Anche perché il laterale, per sicurezza, vabbè che misura uguale, ma noi dobbiamo fare in questo modo e deve risultare della stessa misura. Quindi eseguiamo pure questo laterale, poi ci rivediamo per farvi vedere come creare il contorno a punto basso. Finito anche il secondo laterale, noi non stacchiamo il filo perché adesso andiamo a fare tutto il contorno a punto basso su tutto il perimetro della nostra borsa. Quindi qui ho fatto l'ultimo punto, faccio una catenella e un punto basso nello stesso punto, anche perché questo è un angolo e come tutti gli altri angoli che poi andiamo a trovare dobbiamo fare un punto basso, una catenella e un punto basso. Il primo punto basso è quello di fine giro, quindi la catenella e il punto basso. Giriamo un po' il lavoro e adesso andiamo a creare punti bassi sotto ogni riga sottostante in questo modo. E questo lavoro lo facciamo su tutto il perimetro. Ricordiamoci però di eseguire gli angoli in quel modo. Vedete, così viene anche più rifinito. Quindi completiamo tutto questo giro a punto basso e ci rivediamo per vedere come cucire i laterali al corpo borsa. Finito di contornare tutto il pannello, adesso misurerà 54 cm e adesso ho cominciato, vedete, a creare la forma definitiva della nostra baguette. Adesso dobbiamo cucire i due laterali e saranno due cuciture separate perché appunto questa parte già è agganciata perché abbiamo iniziato a lavorare direttamente dal corpo borsa. Quindi io ho preso un ago tira fettuccia, un po' del filato, mi sono agganciata con un nodino e adesso iniziamo la cucitura e la iniziamo prendendo tutte le asole dei punti disponibili in questo modo e tiriamo. Andiamo in quelli successivi sempre da questa parte, quindi creiamo una sorta di cucitura obliqua che è molto resistente ma anche carina da vedersi in questo modo. Quindi sempre dallo stesso lato si prendono tutte e quattro le asole e si procede. E questo sarà il nostro risultato. Lo facciamo fino a qui, l'altro lato è la stessa cosa, dobbiamo fare da questo, quindi ci rivediamo a cuciture completate. Baguette completa, guardate, se io metto il manico per lungo in questa maniera posso portarla a tracolla oppure possiamo indossarla così a spalla lunga, ma avendo messo da questa parte un ponticello e da questa parte un moschettone tondo, basta togliere per farla diventare più corta, quindi la possiamo, io tolgo il moschettone, lo faccio passare attraverso il moschettone rotondo, in questo modo, mi vado ad agganciare sul ponticello
ed eccola trasformata quindi col doppio manico, che può essere portata in questa maniera o anche in questa, quindi abbiamo diversi modi per poterla indossare. Non dimenticate che il kit è in sconto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, col 30% da oggi 10 aprile fino al 14 aprile compreso. Le misure che abbiamo ottenuto sono 32 di larghezza, 18 di altezza e 5 cm di profondità, quindi abbastanza capiente. In ogni caso, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.